tutti. Aspetta, devo andare in diretta. Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Donato, ciao Buonasera, Moonchild. In buonanotte, questo buonasera. nostro incontro notturno, molto notturno stasera. Esatto, sì, Un stasera super surprise perché l'Aquila è così, l'Aquila se ne va a volare molto lontano e esatto. quindi siamo già nel King 235, nella nuova onda incantata dell'Aquila Blu. E come vi scrivevo, chi meglio di un'aquila ve la può raccontare accompagnata dal suo dragone, no? Che sta nella cava, no? È la mia quinta Coppia. forza, però è la mia quinta forza, quindi ci sta. Quindi E quindi vedete che nel blu stasera nel blu più blu della notte compariamo con l'aquila. io mi sono spostata, sono al Cairo in questo momento, appena arrivata dal volo è arrivata in hotel per un grandissimo inizio di qualcosa di meraviglioso, poi ve lo racconterò quando l'ho fatta. E però mi accompagna proprio l'Aquila, quindi vedete la meraviglia meravigliosa di questo momento, no? Un attimo Stessa solo cosa, che condivido. stessa cosa successe a me, guarda un po' da quelle parti sono capitato proprio sull'onda dell'Aquila, esattamente con il mio viaggio iniziatico con Shams, sono proprio, era Ancora questo è il momento. scioccato, non si è ancora ripreso. No, infatti, ma non mi riprenderò mai, è questa la cosa bella, che sono ancora sotto l'incantesimo egiziano. Allora, Beh, certo, perché l'energia egiziana, come dico sempre io, non ti lascia finché tu non hai fatto il cambio. Dato che no. tu sei super controller e non molli la presa, lei continua, il serpente che ti No, avvolge, no, no, ma continua a mantenere. No, hai fatto dei miglioramenti, sono dai, dai. cambiato e adesso poi vedrete le sorprese che usciranno nel prossimo anno. Sto zitto. Stai, facciamola così. Quindi Esatto. benvenuti, spero che l'onda scorsa sia stata proficua e avete lasciato, vi siete ascoltare. È stato un E diluvio totale, proprio per me è stato delirante proprio. Questo vento ha scatenato e ha spazzato via di tutto, guarda. Però va bene bene, così. bene, ci voleva, no, una verità e ascoltare e rimanere fermi in quello che doveva succedere, no? Quindi Non riesco a ben condividere, venga, non capisco perché, eh? non riesco a condividere, non capisco perché. Adesso spero. Ma tu sempre non riesci a condividere. Non mi viene fuori il Scusate. tasto, cioè il tasto di Il nostro condivisione. dragone non ce la può fare, non c'è niente da fare. E dire che di notte sarei più sveglio, per fortuna. Cosa è successo qui? Ah sì? Meno Beh, male. normalmente sono di un tipo un po' più notturno, non a caso mi chiamo Moonchild, no? Certo, ma infatti lui, quando gli ho detto che facevamo questa cosa a sorpresa, che non gli potevo dire l'ora, e ovviamente lui mi ha subito rimproverato che non avevo messo l'orario, ma l'orario non potevo mettere perché non sapevo a No, che perché ora arrivavo e cosa diciamo che succedeva, che volere in ritardo, eh? Però lui era molto contento perché la notte, sì, la notte è insostituibile. quindi iniziamo con questa aquila, aquila blu. E qui cominciamo veramente ad alzarci e a permetterci di vedere qualcosa che fino ad oggi non abbiamo visto, a vedere dall'alto e usare veramente quel potere della nostra mente che, come vi dico sempre io, è al servizio del cuore, se no non funziona, non può funzionare se le cose non sono in questo modo. E rimaniamo un pochino nell'essenza. Cosa fa l'aquila? L'aquila vola alto quando c'è qualcosa che le dà noia, lei va su, si alza e leva e lascia che tutte queste piccole cose rimangano lì. Ma non che rimangono lì in sospeso, ma non le Ciao. interessa. Dice Dice ciao proprio ciao, siete tutti caone, fatti vostri, caone, come dice tutti i qualcuno cacchi che io vostri. conosco. Esatto.
Perché tanto ragazzi non vale la pena mettersi a discutere, quindi portiamo armonia nelle nostre vite, cerchiamo di seguire quello che è veramente l'essenza, no? Proviamo di attrarre oggi che è proprio iniziamo proprio a dare questa informazione, per voi appena passati già è un'oretta, quasi 2 ore che sono nell'Aquila, ma a usarle proprio per mettere quel proposito di quello che vogliamo fare in questi 13 giorni, perché ci porterà a vedere dall'alto, ad avere una visione globale, totale di tutto quello che può essere, quindi permettiamoci veramente di attrarre, no, tutto questo. E che cosa dice l'affermazione del King di oggi? Cosa dice? Dice: io unifico per creare, attraendo la mente. Sigillo l'output della visione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi usiamo questa mente per creare ciò che vogliamo portare nelle nostre vite, quello che è l'essenza di quello che vogliamo veramente, che incomincia a nascere, che possiamo mettere giù in questo momento dove ci sono tantissimi movimenti. Usiamo questa visione perché ce l'abbiamo tutti, solo che ogni tanto abbiamo anche un po' paura di guardare, no? Non avete paura di guardare. E vediamo che cosa ci vuole dire questa onda della mia aquilona. La la. L'aquila dice che è ora di fare un cambiamento per trovarvi veramente al centro di quella mega libreria multidimensionale dove avete tutto a disposizione. Quindi è ora di lasciare andare tutto quello che è stato fatto fino a oggi, è ora di iniziare veramente in un altro modo, in un altro momento. Quindi cambiamo il mood, permettiamoci di fare questo cambio. E voilà, e voilà, e voilà. Quindi oggi questa aquila arriva e dice: è ora di rimettere ordine, è ora di mettere giù quelle basi. Perché? Perché l'aquila vuole creare qualcosa che per veramente, però, questo qualcosa, qui dico sempre, va portato giù, va manifestato nella materia, nella terra. Ed è il momento veramente che tutte le nostre creazioni che non rimangono solo dei sogni, ma che incominciamo, come si dice, no? A quei sogni, a lavorarli per fare in modo che diventino realtà. E quindi dobbiamo proprio portarli giù nella terra, no? E anche imparare, veramente, da dirvi, anche di diventare sempre più umani, no? Umani in questo corpo umano, però di non smettere di sognare, di non smettere di creare, che con la visione, ricordatevi, che l'invisibile è molto più visibile della realtà. Quindi tutto quello che state vedendo non è probabilmente reale. E no, quello perché si innalza perché dall'alto lei può vedere esattamente, perfettamente tutto quello che è globalmente quella creazione. Quindi permettetevi di attrarre quella creazione nella vostra vita e vi dice oggi metti giù quelle basi, ma che siano ben solide affinché quella creazione che puoi fare sia veramente solida e inizia a credere in te totalmente, cioè veramente in questo momento l'aquila vi dice, cioè devi credere ciecamente in te. L'aquila è un po' presuntuosa, perché prende su e se ne va su e non gliene frega, però seguimi, a un certo punto non respiri più e vai che la molli, no? Quindi
non provate a seguirmi, ovviamente. Quindi, però che cosa gli dice l'Aquila? Dice: "Credete veramente in voi". Cioè, ma proprio totalmente, con la visione che io ti farò vedere, dice l'Aquila. Lì devi credere e non esiste nient'altro. E allora quel momento lì, quando io vado su e credo e vedo una nuova visione, allora cavolo dico: "Guarda un po', guarda che le cose non sono come io avevo pensato, sono diverse". Quindi mi posso anche permettere di cambiare un'opinione, mi posso permettere di cambiare delle abitudini, okay? Cos'è questo cambio che dicevo prima? Probabilmente sono delle abitudini che vanno cambiate, okay? Per fare che cosa? Perché mi devo affidare. L'aquila cosa fa? Apre le ali e va, e mi si affida, a volte si affida al vento, si lascia portare dal vento, okay? Però si affida totalmente. Ora che voi lasciate andare tutte quelle cordine che state tenendo, che poi vi tengono come degli schiavi. Non è più tempo di essere schiavi, è tempo veramente di andare leggermente per la vostra strada e vedere veramente qual è quella chiamata che vi sta arrivando in questo momento, che è molto importante. E uscire dalle l'aquila dice: esci dai soliti giri, vai verso veramente qualcosa di nuovo, qualcosa che non hai mai fatto, fallo in maniera diversa, abbi il coraggio veramente di prendere quella strada, la strada che ti fa tanta paura e che ti porta però dove? Al centro, dove tu sei proprio tu, c'è la tua essenza, proprio pulito, semplicemente quello che sei. E ti dice proprio vai dentro di te e trova quel diamante che c'è, portalo fuori. Questo è assolutamente importantissimo. E crea veramente quella creazione che veramente tanto ti sta a cuore e lascia che la tua anima ti mostri esattamente ciò che devi fare. È come se improvvisamente voi vi lasciaste accompagnare dalla vostra anima in un luogo veramente sperduto, in un luogo che non conoscete, un luogo che avete però sempre desiderato assolutamente. Fare una creazione che volevate fare, una creazione dove volevate andare. Quindi lasciatevi portare dall'aquila, l'aquila vi chiede di avere fiducia in lei, di lasciarvi portare e lei vi porterà con le sue ali veramente sulle vette più armoniose e forse anche più pericolose, ma per farvi vedere un aspetto completamente nuovo, qualcosa che non avevate il coraggio di vedere, qualcosa che non avevate il coraggio di guardare, ma che è giunto il momento veramente di attrarre nella vostra vita. Quindi pronti a volare in alto. Vediamo quali sono gli aiuti. Guardate che cosa non può essere di aiuto se non l'amore di Amor Ra. L'amore incondizionato, il perdonarci, il stare veramente in quel campo dell'amore. Quindi dico sempre l'amore è facile, l'amore è easy. Quindi l'amore è proprio come se portasse dell'oro nella vostra vita. Quindi lasciate che quell'oro possa scendere nelle vostre vite e possa veramente avvolgervi e possa veramente accompagnarvi. Mm? Lasciatevi trasmutare dall'aquila, dalle sue abitudini e da, e da tutto quella. Ti sei bloccata, tesoro. Spero che... Eccomi, sono qua, Ah, eccoti, sono ok. tornata.
E l'altro aiuto sono i talenti. Perché? Perché tramite quell'amore potente, che è quell'amore di amortà, trasmuta, io posso trovare veramente quelli che sono i miei talenti. Posso trovare quelle che sono le mie qualità che mi aiutano che cosa? A portare nella mia vita, la mia creazione, a ritrovare veramente quell'essenza che fa parte assolutamente di me. Vi leggo il meraviglioso poema dell'aquila. Io sono il veggente, codificato dall'aquila blu. 15 è il mio numero. 3 porte di 5 sono aperte nella mia mente. La mia casa è il cielo infinito, perché io sono il nato dal cielo. La galassia pulsa con i miei pensieri luminosi per il potere della visione. Scivolo facilmente attraverso le dimensioni e predico la venuta del cambiamento dei tempi. Attraverso universi paralleli io viaggio su un unico binario dello Zubuia. La visione è la fonte della mia intelligenza che sostiene l'intero planetario. Tutti quelli che cercano di conoscere la mente e di creare, accordandosi al piano universale, vengono da me e vedranno che all'interno della mia mente si trova il potere della mente universale nella sua creatività senza fine. Conoscere me è conoscere il piano astrale del tutto che abbraccia l'infinità dal quale è scaturita la mente superiore. Quindi ricordatevi, create, 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 fate in modo che i vostri sogni diventino realtà, ma lasciate che la visione vi accompagni, lasciate che l'invisibile vi possa accompagnare. Quindi se vedete qualcosa che è assolutamente fuori da ogni regola, non spaventatevi, lasciate proprio, aprite quelle ali e lasciatevi portare e scoprirete che quella è la vostra realtà, esattamente ciò dove dovete stare, ciò che la vostra anima vuole mostrarvi. Quindi lasciate che questi 13 giorni l'anima ve lo possa mostrare. Io vi ringrazio tantissimo e ringrazio tutti quelli che ci guarderanno in differita. Scusate, ma oggi avrò una giornata molto full e non riuscivo a farlo nel solito orario. Quindi tanto il nostro dragone che è sveglio di notte, lui vive di notte e di giorno dorme. E è molto felice di aver fatto questa cosa finalmente, che l'ho portato a fare le nostre notturne, le nostre notturne. Grazie mille, grazie, grazie e a te Dragona. Grazie, grazie mille. Bene, buonasera a tutti e in differita, come se ci trovassimo chissà dove. Comunque, dunque, entriamo adesso un attimo nei dettagli di questa onda che già ci ha spiegato molto bene quali saranno le tematiche principali. In pratica qua sopra noi andiamo, cercheremo di raggiungere delle vette molto molto alte per riuscire a distaccarci quindi dalla mente bassa, quindi quella materiale, quella che crea preoccupazioni, che crea problemi, che ci crea delle trappole, perché sappiamo che la mente è l'unico nostro reale nemico. Quindi l'aquila ci aiuta nelle sue altezze vertiginose a mollare ogni controllo, ogni anche aspettativa. Ci darà la possibilità di vedere, appunto, come già accennava Cinzia Shams, a darci una prospettiva differente, globale, un orizzonte aperto, quindi a qualsiasi tipo di possibilità creativa. E,
che la mente normalmente tutti noi avremo questa grandissima facoltà, ecco, che però andremo a cercare qui di stimolare per far sì che appunto l'inconscio e tutto le paure, diciamo, di ciò che è invisibile e di ciò che non è facilmente risolvibile, che sarebbe poi provenire dal nostro inconscio, si trasformi in visione alta, quindi distaccandoci, ok? Distaccando la mente, riusciremo appunto a volare molto alto e a capire che in realtà è tutto completamente interconnesso e concatenato, ok? Tutto questo è un processo che porta non a caso fino in fondo, siamo nel colore blu, quindi nella trasformazione, e siamo lungo un processo che ci porta verso la guarigione della mano blu, che fa sì che noi riusciamo a scoprire e a capire in cosa siamo capaci e quanto la nostra mente possa arrivare a conoscere e quindi anche a guarire dalle paure, a guarire dalla paura sempre di non farcela e di non essere abbastanza all'altezza tante volte. Quindi l'aquila a volte può sembrare molto distaccata, è molto difficile stare vicino a un'aquila e quindi alle volte viene tante volte un po' molto fraintesa, ecco, perché può sembrare una persona molto distaccata, poco vicina, come posso dire, ai problemi reali, ma questo in realtà è un'ottava alta, bisogna cercare di vederlo come un distacco utile per appunto avanzare, andare sempre di più vicino a quel sole che comunque la accompagna e porta la verità interiore che abbiamo dentro al cuore. Ecco, più ci avviciniamo a quel sole, e l'aquila è l'unico essere vivente in grado di arrivare a tale vicinanza, e più scopriamo e ci si illumina interiormente il nostro diamante e la nostra verità e chi siamo veramente, quindi scoprendo le nostre doti, le nostre facoltà e quello che siamo in grado di raggiungere e di realizzare creativamente. Ok, poi entriamo da domani, cioè sì, ovviamente il compagno è il seme, volevo spendere giusto due parole anche su, come faccio sempre, sulla firma galattica, che è importante, è focalizzare un traguardo, quindi un arrivo, cioè programmare un qualcosa che noi vogliamo realizzare e trovare la calma, la pazienza, la costanza e la cura nella semplicità per poterlo raggiungere. Quindi il seme aiuta l'aquila a non essere troppo avventata magari sulla preda o su quello che vuole raggiungere, bensì aspettare ed essere assolutamente certi che quel traguardo sia fatto proprio per noi, ok? E quindi nei tempi giusti, come il seme chiede, sempre in una fase proprio trasformativa ed evolutiva di trasformazione. Poi dopo abbiamo ovviamente guida sempre aquila e il serpente dall'altro lato, che è il suo, come posso dire, il suo alter ego, quindi l'altra faccia della medaglia, ed è comunque sempre utile e assolutamente indispensabile conoscere i segreti della terra, e chi meglio del serpente, che è proprio colui che è l'iniziato e conosce i segreti della terra, del magnetismo e di tutto ciò che interconnette il cielo alla terra, ecco, quindi questo canale della Kundalini che appunto apre fra il cielo e la terra, nel serpente trova la sua massima resistenza, perché comunque per l'aquila diventa molto complicato, ecco, toccare
toccare terra, perché, perché è abituata a planare, a vedere tutto molto, molto in piccolo e quindi a una certa distanza, ecco. Il serpente invece appunto ha quella forza che manca appunto, che completa questa altissima frequenza che porta anche proprio una sorta di energia di frequenza appunto di energia, ma di forza proprio maschile, quindi alta del cielo, e quindi insieme alla Terra poi trova la sua unione e questo canale può benissimo scorrere limpidamente verso il sentire proprio completamente nell'istinto primario e primordiale del serpente. Ecco, non a caso vi ricordo che i rettili sono gli antenati dei volatili. Pensateci un po' a questa cosa. E niente, poi basta, dopo c'è l'occulto che è la lacciatore dei mondi, e quindi anche qua si parla di vincere la paura, vincere la paura del distacco, quello di cui vi parlavo prima, del distacco, e quindi di volare sulle proprie ali e allacciare altre realtà, ok? Quindi questo è in questo caso il ponte che serve e che utilizza l'aquila sono proprio le stesse ali che, che la portano oltre appunto la paura del, del cambiamento, del distacco, della fine e di tutto ciò che porta squilibrio all'essere umano, ecco. Che è un po' sempre intrappolato, sempre in questa paura della morte. Ok, ora andiamo avanti. Domani abbiamo il guerriero giallo che ci aiuta a stabilizzare un equilibrio verso appunto questo distacco che che dovremo perpetrare verso fuori, diciamo, oltre quei confini, oltre il giardino solito, per vincere e trovare il coraggio di andare verso il nostro obiettivo, verso quello che vogliamo raggiungere. Quindi sfideremo con l'intelligenza della mente poi alta dell'aquila e l'intelligenza del guerriero, supereremo queste paure, ma sarà come veramente un attimo affrontare se stessi, ecco, per toglierci finalmente queste catene dai piedi, liberarci dalle paure. Il guerriero ce la può fare. Poi dopo abbiamo la terra rossa elettrica. La terra rossa elettrica ci aiuta a sincronizzarci automaticamente con i segni e con gli eventi che magicamente ci si presenteranno, e riusciremo a vincolarci ad essi, quindi a trovare una congrua connessione affinché gli eventi sulla Terra e da quelle altezze riescano a comunicarci qualcosa di assolutamente straordinario, che mancava un senso che va oltre, e, e con questa Terra riusciremo a fare, a far vibrare appunto la nostra mente e a risvegliare appunto differenti significati che riusciremo a dare a questi eventi sincronici. Poi abbiamo lo specchio 4, quindi autoesistente, e qui sarà molto importante guardare bene quello che noi alle volte non riusciamo a vedere di noi stessi, e possiamo veramente esattamente con nitidezza, con lo specchio autoesistente, capire dove non siamo esattamente in linea e in ordine con quello che noi siamo, insomma. Quindi quello che vediamo fuori potrebbe essere alle volte un po' sconcertante, però
con lo specchio riusciamo autoesistente a focalizzare, a mettere bene a fuoco e a togliere quel loop continuo che delle volte ci confonde, perché ci perdiamo poi nell'infinito solito diciamo disagio, ecco, che ci possono creare le situazioni e le persone che ci riflettono addosso, queste parti di noi. Quindi troveremo un ordine in questo giorno. Poi abbiamo la tempesta 239 e qui abbiamo una grandissima possibilità, ma anche bisogna stare molto molto attenti, perché nella tempesta numero 5, che è anche un portale, e di tempeste ce ne sono solo 2 di portali di attivazione galattica, qui abbiamo proprio il pieno comando e potere di sconvolgere, stravolgere, pulire e proprio ribaltare completamente le cose. Quindi sarà molto utile qui stare attenti a gestire e a capire dove e come possiamo agire più delicatamente per apportare quei cambi però utili, perché qui nel tono 5 dobbiamo prendere proprio il comando e questa forza comunque molto forte, energetica della tempesta che catalizza, dobbiamo appunto saperla gestire bene, perché sennò si possono fare veramente dei disastri. Poi dopo abbiamo il sole giallo che arriva ad illuminare e a portare di nuovo quell'equilibrio, quella tonalità diciamo più tenui dopo questa tempesta, la luce e comunque anche quello che prima non vedevamo o non sapevamo poter essere, qui riusciamo a intravederlo e a capire che quel cambio che parte dalla nostra testa e poi arriva al cuore, possiamo far sì che sia assolutamente appunto congruo fra ciò che immaginiamo e vogliamo poi creare e ciò che abbiamo dentro il nostro cuore. Quindi possiamo come dire, incrementare appunto e illuminare quelle zone che non erano prima in equilibrio dentro di noi, ok? Perché sennò non possiamo andare avanti. Poi abbiamo il drago numero 7, che è risonante, qui abbiamo il cuore proprio dell'onda, e nel cuore dell'aquila c'è il drago, proprio perché dobbiamo tornare a quella sintonia e a quella grande, come dire, anche stima che va ritrovata, e quel grandissimo potenziale di cura e di assistenza, di nutrimento che portiamo da dentro, dal nostro cuore, e possiamo quindi estenderlo verso l'esterno, però solamente appunto se questa armonia e questa cura prima è portata verso noi stessi, quindi interiormente nel cuore di noi. Quindi ci dobbiamo accettare e amare in toto, perché così allora troviamo il canale anche per uscire ed essere di aiuto agli altri, e quindi poter in pratica sì, volare molto più leggeri, cosa difficile per il drago in genere. Poi abbiamo il vento numero 8, il vento galattico, e qui abbiamo fatto nostre gli insegnamenti della precedente onda, quindi abbiamo trovato una maniera nuova per poter comunicare e per poter incanalare il messaggio che il grande spirito a cui tutti siamo connessi ha voluto che noi respirassimo. Quindi abbiamo trovato il messaggio importante, abbiamo capito che cos'è che andava assolutamente cambiato, e abbiamo accettato quei cambiamenti, questi grandi anche sconvolgimenti e anche colpi di scena, perché per me, non so per voi, ce ne sono stati abbastanza questa onda, e quindi qui abbiamo integrato tutto questo
e possiamo quindi andare avanti molto più leggeri e più certi di quello che era in realtà, che erano gli eventi, di cosa ci volevano far, diciamo, comunicare. Poi abbiamo la notte blu solare, notte blu 9, quindi ultima torre prima di tornare al tono cosmico e quindi poi salire sempre di più verso questa mano blu di cui vi parlavo. Quindi nella notte blu abbiamo la barriera dell'inconscio, quindi di tutto ciò che noi non comprendiamo, tutto anche il viaggio che noi percorriamo quando semplicemente entriamo in un sogno e tutto quello che possiamo in realtà trarne, portare di qua da noi nel conscio attraverso la notte e questa aquila, trasformiamo tutto in visione, quindi quel terzo occhio riesce a dischiudersi e questa notte non è così buia e non è quell'inconscio, tutto quel marasma, diciamo, che rimane nascosto dentro di noi, che ci fa tanta paura, è qua trasformato ed aperto, quindi in un tono solare, in una totale realizzazione e possibilità quindi di vedere questo sogno appunto manifestarsi nella realtà e attraverso la nostra visione quindi poi poterlo manovrare e anche appunto gestire attraverso l'intuizione ovviamente e tutto quello che arriva attraverso la visione. Poi abbiamo il seme giallo planetario, nel seme giallo planetario che non a caso essendo il compagno alleato dell'aquila nel tono 10 aiuta a manifestare e a finalmente capire che siamo pronti a partorire un progetto, un qualcosa, siamo pronti ad esporci e a portare appunto questo grande frutto a cui abbiamo lavorato, questo grande progetto, è qui assolutamente perfezionato ed è stato totalmente testato e prodotto in maniera assolutamente fedele a ciò che era la visione, la nostra visione principale. Ok, quindi qui il seme è come se rinascesse, diciamo, come se finalmente uscisse da questo involucro e riuscisse a manifestare le proprie doti, a far capire agli altri di cosa è capace, di cosa può divenire, ecco. E poi abbiamo il serpente 11, 245, qui dobbiamo assolutamente allearci, come già prima dicevo, a un sentire che serve a riunificare ciò che è mentale e comunque creativo, diciamo, di una mente alta, di una visione che è molto molto alta, però senza poterla ancorare alla terra e al magnetismo, diciamo, e all'alchimia del sentire profondo e molto terreno, molto fisico del serpente, non serve a, diciamo, nulla, perché comunque non riusciamo a concretizzare, non riusciamo a completare e ad unire cielo e terra e unire il maschile e il femminile che vive, che alberga e che vuole comunque trovare un matrimonio dentro di noi, ok? Quindi qui è importante liberare e lasciare che questa forza, questa prepotenza, questo desiderio e questo istinto, queste pulsioni prendano proprio il largo e libero sfogo, così come in alto anche in basso. E poi abbiamo il Lacciatore dei Mondi 12, che è il cristallo, e qui infatti anche qui poco casualmente, molto sincronicamente lo trovavamo nell'occulto, quindi ci liberiamo e ci alleggeriamo e portiamo in consacrazione, cioè quindi
assoluta naturalezza ciò che doveva essere lasciato andare, e creiamo quella nuova chance, quella nuova opportunità, quella nuova sponda che ci serve per realizzare che noi siamo tanto di più, e che non è tutto solamente quello che vediamo e viviamo in questa realtà, in questa dimensione, in questa diciamo appunto sfera, diciamo tridimensionale. Qui riusciamo a capire che c'è tanto tanto di più, e possiamo vederlo, soprattutto cominciare a vederlo e a condividere questa visione che ci parte da dentro, e può assolutamente trovare poi trovare sì una pace che riesca a raggiungere, insomma, ogni nostra ogni nostre cose che dobbiamo, diciamo, affrontare nel quotidiano. Poi dopo, in finale, appunto, la mano cosmica blu, ed è qua l'arrivo proprio totale, e riusciamo assolutamente a raggiungere ciò che dovevamo vedere, ciò che dovevamo guarire di noi stessi, tutta quella mente diciamo manipolatoria, anche quei giochi di potere che molte volte non ci accorgiamo, ma perpetriamo anche proprio su noi stessi. Qui ci arrendiamo completamente e trascendiamo tutto questo per un fine e una conoscenza più alta, ecco, che di cui ci ha fatto dono l'Aquila. Quindi realizziamo che possiamo essere e siamo molto di più, e possiamo appunto guarire noi stessi semplicemente attraverso e per mezzo della nostra mente, ok? Quindi benissimo, finito. Mi presenta tutto questo. Ora vi leggo il poema galattico dell'Aquila, anch'io nella mia versione, che è il numero 15. Eccoci qua. Io sono il visionario codificato dall'Aquila blu. 15 è il mio numero, 3 portali del 5. Sono aperti dalla mia mente. Casa mia è il cielo infinito, perché io sono colui nato dal cielo. La galassia pulsa dei miei luminosi pensieri. Grazie al potere della visione scivolo facilmente attraverso le dimensioni e prevedo la venuta dei tempi di cambiamento. Attraverso gli universi paralleli io volo su una singola traccia dello Zuvuya. La visione è la fonte della mia intelligenza, che sostiene l'interezza planetaria. Tutti coloro che cercano la conoscenza della mente e la creazione, secondo il piano universale, vengano a me, ed essi vedranno dentro la mia mente, vedranno che c'è il potere della mente universale nella sua creatività infinita. Conoscere me è conoscere il piano astrale dell'infinito onnicomprensivo, da cui deriva la mente superiore. Perfetto. Grazie Donato, grazie Moonchild. Grazie a tutti voi, quelli che Grazie a tutti. ci faranno. Ci troverete, sarà una sorpresa, iniziate proprio la giornata dell'Aquila Magnetica con le nostre vision, e speriamo di esservi sempre stati utili. Sapete, condividiamo sempre col nostro cuore. Vi auguriamo un volo meraviglioso, planate sui vostri sogni, create, e fidatevi di voi veramente. Questo è un momento molto potente per cambiare veramente le nostre vite, la nostra realtà, e uscire un po' da tutte le nostre
paure che ci trattengono, no? L'aquila ci dice di essere, forse avere proprio il coraggio, no? Di credere proprio in quei sogni. Esatto. Quindi, buoni sogni, E di credete in essere voi. fieri, di essere fieri soprattutto. Un bacione a tutti, buona onda e Un bacio a ci tutti e ciao. buona onda e Anche a ci te. vediamo alla prossima. Ok, Volate, volate. Ciao ciao. Donato. Buon Buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao, buona a ciao. tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao.